È un giovane talento di proprietà dell'Inter che sta disputando una buonissima stagione in maglia nerazzurra. Figlio d'arte di una delle maggiori leggende del nostro club, che ha collezionato ben 326 presenze. Tra le sue caratteristiche principali non possiamo non menzionare il tiro da fuori, ma soprattutto la costruzione e la visione di gioco. Dotato di una grandissima personalità, nonostante giochi sotto età, è un centrocampista a tutto tondo, con il vizio del gol. Non avete ancora capito di chi sto parlando? Diamo il benvenuto ad Aleksandar Stankovic. Ciao Aleksandar. Benvenuto. Bene, grazie. Oggi siamo qui naturalmente sul campo per andare a raccontare insieme i 3 gol più belli della tua stagione. Quindi sei pronto? Andiamo. Se ti dico Napoli, che cosa ti viene in mente? Il gol che ho fatto. Ok. Allora, ricordiamo naturalmente un'azione sulla sinistra di Esposito, che in possesso palla ha provato il dribbling, poi a rientrare e col mancino ha messo un cross al centro. Quindi in questa situazione di gioco poi c'è stata una respinta del giocatore e poi sei arrivato tu che raccontami un po' com'è andata. No, quando ho visto che il difensore non l'ha spazzata bene, che arrivava a me, l'ho stoppata e non ci ho pensato 2 volte. Quindi già dallo stop è stata secondo me la parte più importante del gol, perché ha preparato poi naturalmente il tiro, hai naturalmente sprigionato tutta la potenza in quella conclusione che è andata naturalmente in porta e ha siglato uno dei gol secondo me più belli, più importanti della stagione, in una partita naturalmente importante contro il Napoli che... Sì, soprattutto perché era all'inizio della partita, quindi l'ho sboccata e da lì poi il risultato è andato tutto in discesa. Okay. E quindi l'importanza, diciamo, del gol è stata grande. È stata per quello. Va anche tenuto in considerazione la difficoltà, perché non è facile siglare un gol del genere. Poi tu sei figlio d'arte naturalmente di Dejan, che è stato anche nelle sue corde proprio il tiro da fuori, quindi immagino che ti abbia un po' dato qualche consiglio nel tuo percorso di crescita, quindi per quelle caratteristiche ti ispiri anche a lui? Sì, ovvio. Lui è il mio idolo, sai. Avere un papà come lui che ha fatto la sua carriera e tutto, poi ovviamente il tiro che c'aveva non potevano rubargli qualcosa. Quindi anche genetica. Bene Aleksandar, adesso siamo arrivati in questa porzione di campo in cui andremo a raccontare invece il secondo gol di oggi. Gol clamoroso, a mio modo di vedere, molto difficile. Ricordi contro chi? Sì, contro la Sampdoria di mio papà. Ok, quindi un'altra partita veramente molto importante. Zanotti, corsia di destra, prova a dribblare i difensori della Samp, scodella al centro questa palla che però non vede alcun destinatario, anzi al contrario un difensore prova a respingerla e qua arrivi tu che con il piede debole, no? Il sinistro, provi questa conclusione. Raccontamelo un po' come... No, secondo me è stato uno dei più difficili perché arrivavo in piena corsa col difensore che mi usciva, quindi l'unico posto dove potevo metterla era lì nell'angolino basso e poi col piede debole mi è piaciuto tantissimo. Quindi hai dovuto in un certo senso anche affrettare un po' la conclusione, sì, perché giustamente c'era il pressing avversario che poteva in un certo senso intercettare l'azione. E dimmi un po', qual è invece il tuo rapporto con il tuo piede debole, col sinistro? Sei allenato e un po' Diciamo che non è il massimo, però me la cavo bene, dai. Andiamo quindi adesso a raccontare il terzo ed ultimo gol e ci stiamo spostando addirittura più lontani di prima. Andremo a vedere il terzo gol contro, ricordi bene contro quale avversario? Hellas Verona, in un'azione conclusa in maniera impeccabile in seguito ad un movimento che ha fatto Iliev, ricordiamo dalla parte sinistra, che trova diciamo lo spiraglio per passarti la palla e tu con quello stop, che secondo me è stato importantissimo non soltanto per aggiustarti la palla ma in un certo senso ha fatto anche da dribbling avversario, no? E poi hai tirato in porta. Dimmi un po' cosa hai pensato in quel momento, la sensazione anche... All'inizio quando l'ha passata io pensavo fosse per Carboni. Ah, ok. Allora all'ultimo l'ho capito, ho accelerato e col controllo l'ho... Infatti anche con l'accelerazione hai dribblato poi sì, ho dribblato il giocatore, me la sono spostata e quando vedo lo specchio della porta... Ci provi sempre. Il portiere in un certo senso ha provato a toccarla, forse l'ha sfiorata. L'ha toccata ma non è passata. E a proposito di portiere voglio menzionare Filip, tuo fratello. Avrebbe parato lui, diciamo, un po' questo tiro, che sarebbe stato difficile anche per lui. Ma lui è un gran portiere, ma credo che i miei tiri non so se li para. Quindi lo conosci bene e vi siete allenati in passato, vi è capitato un po' di scambiare? Da piccolini, ma anche da piccolino non me la prendeva. Ok, quindi facevi sempre gol. Bene. Adesso però mi devi dare un tuo giudizio su questi gol. Ci sono 3, tra virgolette, categorie. Mi devi dire qual è secondo te il gol più bello, il più difficile e il più importante. Partiamo dal più bello. Più bello secondo me è quello contro la Sampdoria. Ok, con la Samp. Secondo te per quale motivo è stato il più bello? È più bello perché è anche difficile. Ok.
e che ho fatto col piede debole e l'ho messa all'angolino basso, e diciamo che è quello che mi Ti è piaciuto di più? Quindi rientra in un certo senso anche nella categoria del più difficile. Sì. Ok, e insieme a questo per difficoltà invece quale Difficoltà. menzioneresti? È la Sverona, perché ho dovuto anche Ok. dribblare i giocatori in velocità con un controllo, ho dovuto spostarmela veloce e concludere. E invece concludiamo con l'importanza. Qual è stato il gol più importante? Più dei importante tre? è Napoli. Ok. Il primo con Napoli, perché all'inizio della partita dovevano sbloccare la partita in qualche modo, quindi secondo me il più importante è stato quello. Quindi è stato importantissimo per dare il via poi ai Sì. gol successivi e Sì. indirizzare la partita verso il verso giusto. Sì. Perfetto. Alexander, io ti ringrazio, sei stato È stato un gentilissimo piacere. e in bocca al lupo per tutto. Grazie.